Oggi visitiamo la città di Bellinzona in Svizzera. È chiamata anche la città dei tre castelli perché ci sono 3 castelli medievali molto belli e sono tutti e 3 tenuti molto bene e visitabili. La città di Bellinzona è molto antica, ci sono reperti di popolazione celtiche di 4000 anni fa. I Romani arrivarono nel I secolo d.C. e Bellinzona, per la sua posizione in mezzo ad una vallata, divenne un'importante tappa lungo la principale rotta commerciale alpina. Durante il Medioevo, Bellinzona acquisì un ruolo ancora più strategico. La città fu al centro di un'aspra contesa tra le famiglie Visconti e Sforza, che erano duchi di Milano, e i cantoni confederati svizzeri. Fu solo nel 1503 che la città passò definitivamente sotto il controllo della Confederazione svizzera, dopo che i residenti in segreto vendettero la città ai confederati. Nel 1878 Bellinzona divenne la capitale stabile del Canton Ticino e nel 1803, con l'atto di mediazione di Napoleone Bonaparte, nacque il cantone come lo conosciamo oggi. Il primo castello è in centro città ed è il più grande e il più antico e risale al IV secolo. Si sale con un comodo ascensore ed è veramente panoramico, si vede infatti tutta la città. L'accesso al castello è libero, ma con il biglietto potete accedere al museo e alle 2 torri. È possibile anche fare un biglietto combinato per accedere a tutti e 3 i castelli. Castelgrande è il più grande dei 3 castelli di Bellinzona, con dimensioni che superano i 200 metri di diagonale. La fortezza sorge su un promontorio di roccia granitica nel fondo della valle. Come si vede, Castelgrande sorge su una collina abitata per oltre 6000 anni. I primi insediamenti umani risalgono al Neolitico, quando vi si stabilirono i primi villaggi primitivi. Seguirono i Longobardi e i Franchi tra il VI e l'VIII secolo e nei secoli centrali del Medioevo la struttura servì come residenza del vescovo di Como. La struttura che si vede risale al periodo tardo medievale, con 2 fasi costruttive fondamentali. La prima fase del XIII secolo fu seguita da un importante periodo milanese tra il 1473 e il 1486, quando i duchi di Milano, gli Sforza, potenziarono significativamente le difese sotto la direzione di ingegneri militari come Benedetto da Firenze e Francesco da Mantova. Nel XIV secolo il castello ricevette il nome Castrum Magnum, Castel Grande. Il piano superiore è molto bello, pieno di verde, dove si può fare una piacevole passeggiata e ammirare il panorama della città e della vallata. Si può anche accedere e salire sulle 2 torri, la Torre Bianca e la Torre Nera, dove si vede un panorama ancora più bello e a 360 gradi.
Si vede anche il castello di Montebello che visiteremo più avanti. Visitiamo adesso il Palazzo Civico di Bellinzona, al centro della città e sede del municipio. Il palazzo non è antico e medievale, come altri luoghi che vedremo, ma è comunque molto bello. Fu costruito tra il 1924 e il 1925 su progetto dell'architetto Enea Tallone. Tallone optò per uno stile ispirato al Quattrocento lombardo, richiamando i modelli dei palazzi cittadini medievali, ma introducendo anche elementi locali come le finestre bifore acutiformi, ispirate alle case quattrocentesche del borgo di Morcote e al castello Rusca di Locarno. La facciata, però, fu realizzata in granito locale anziché nei tipici mattoni di cotto lombardi, accentuando il carattere ticinese dell'edificio. Molto belle sono le vetrate realizzate da Augusto Sartori nel 1928, raffiguranti personaggi storici tra cui Ludovico il Moro e il cancelliere sforzesco Giovanni Molo da Bellinzona. Sempre in zona centrale vale la pena visitare la chiesa collegiata dei Santi Pietro e Stefano, uno dei più importanti monumenti rinascimentali del Ticino. L'attuale collegiata fu costruita tra il 1515 e il 1543 sul sito di precedenti edifici religiosi. Il progetto del nuovo edificio fu affidato a Tommaso Rodari, un famoso scultore ed architetto attivo anche al Duomo di Como. L'edificio subì modifiche successivamente, in particolare molte modifiche in stile barocco.
All'interno si notano gli stucchi barocchi e le numerose cappelle laterali ornate di dipinti, soprattutto secenteschi, dovuti a maestri come il Morazzone e Camillo Procaccini. L'altare maggiore è dominato da una crocifissione attribuita a Simone Peterzano. Gli elementi all'interno della chiesa sono molto preziosi e di alto valore, tra cui l'organo storico della famiglia Antegnati che risale al 1588 ed è tra i più antichi della Svizzera. La grande acquasantiera detta Fontana Trivulziana, proveniente dal castello di Mesocco e collegata a Gian Giacomo Trivulzio, un pulpito in scagliola policroma del 1784, imitazione di marmi pregiati. Vediamo adesso il secondo castello di Bellinzona, il castello di Montebello. Il castello ebbe origine come residenza fortificata alla fine del XIII secolo, costruito dalla potente famiglia ghibellina Comasca dei Rusca, che lo utilizzò come rifugio durante il tumultuoso periodo della lotta fra Guelfi e Ghibellini in Lombardia. Il nucleo iniziale consisteva in un recinto irregolare e leggermente oblungo, suddiviso internamente da più muri strategicamente posizionati. Con l'avvento del dominio visconteo su Como nel 1335, il castello passò direttamente sotto il controllo della signoria milanese dei Visconti, che lo trasformò radicalmente secondo le nuove necessità strategico-militari. La rocca fu protetta da un'elevata cinta muraria coronata da merli ghibellini e dotata di torri angolari di impianto quadrangolare. Sul fronte orientale, quello più facilmente accessibile e quindi più vulnerabile, fu necessario scavare un profondo fossato sopra il quale venne posto un ponte levatoio in legno. Il castello di Montebello era, come quello di Castelgrande, sorvegliato da un castellano nominato dal duca e rappresentava una parte essenziale del complesso sistema difensivo di Bellinzona. Dal fortilizio a forma di rombo si dipartivano due prolungamenti di mura che si estendevano a nord e a sud. Questi muri, congiungendosi con Castelgrande, chiudevano l'intero borgo medievale in un perimetro difensivo continuo, creando un anello difensivo praticamente impenetrabile.
anche molto bello passeggiare sul camminamento di Ronda, lo stesso che facevano le guardie per avvistare gli attacchi. Ovviamente è veramente molto panoramico sulla vallata di Bellinzona. Nella torre del castello potete vedere anche una mostra archeologica, dove c'è una selezione di reperti e rinvenimenti dal territorio ticinese. Tra i reperti c'è anche la brocca a becco d'anatra, un pezzo di particolare pregio. Queste brocche, molto utilizzate dagli Etruschi, venivano usate durante i banchetti per contenere il vino filtrato e pronto per essere bevuto. Vediamo adesso una delle due chiese più belle di Bellinzona. La chiesa di Santa Maria delle Grazie, uno dei più affascinanti e storicamente significativi edifici religiosi di Bellinzona, testimonianza straordinaria dell'architettura francescana del Rinascimento e della spiritualità bernardiniana che caratterizzava l'Europa tra il XV e il XVI secolo. Adesso non è più utilizzato per scopi religiosi, ma c'è una casa per anziani. In ogni caso, resta un ciclo di affreschi seicenteschi molto preziosi sulle pareti, che riportano alcuni episodi della vita di San Francesco. Questi dipinti furono commissionati dalle nobili famiglie bellinzonesi come testimonianza di devozione francescana.
L'interno della chiesa è nettamente diviso in due parti. Questa prima parte era riservata ai religiosi dove si celebrava la Santa Messa. In genere non era consentito l'accesso ai fedeli. La parete del tramezzo è completamente affrescata e questi affreschi sono la testimonianza artistica più preziosa della chiesa e tra i più importanti dipinti rinascimentali del Ticino. Questi affreschi illustrano le storie della vita e della passione di Cristo secondo un schema iconografico pensato come strumento didattico religioso. Al centro della parete è collocata la crocifissione, dipinta con dimensioni 6 volte più grande rispetto alle altre scene, creando una gerarchia visiva che enfatizza il mistero della redenzione. Attorno a questa scena centrale si dispongono 16 riquadri aggiuntivi che narrano la sequenza evangelica dalla Annunciazione alla Resurrezione di Cristo. Le singole scene sono separate da lesene decorate con motivi a grottesche che riflettono il gusto rinascimentale dell'epoca. Il linguaggio artistico fa riferimento a una cultura pittorica di area milanese con evidenti reminiscenze tardo-gotiche. L'autore rimane ignoto, la critica attualmente colloca la datazione degli affreschi all'inizio del XVI secolo. La scena della crocifissione è particolarmente imponente. Gesù e i due ladroni sono dipinti sulla croce, con la Maddalena inginocchiata ai piedi della croce e San Giovanni Evangelista in adorazione. A sinistra campeggia il gruppo delle pie donne sorreggenti la Vergine, mentre sul lato opposto i soldati giocano a dadi la veste di Gesù. Tutt'intorno si dispiega un fitto gruppo di personaggi, soldati a cavallo, arcieri, carnefici e altri testimoni della passione. Un'altra chiesa che merita veramente la visita è la chiesa di San Biagio, una delle strutture religiose più antiche e artisticamente significative della città. È una preziosa testimonianza dell'arte medievale lombardo-senese, con un straordinario ciclo di affreschi che si sviluppa dal XIV al XVI secolo. La facciata della chiesa è dominata dal monumentale affresco raffigurante San Cristoforo, dipinto attorno al 1360, un capolavoro di straordinaria potenza visiva. Questo affresco gigantesco è attribuito al cosiddetto Maestro di San Biagio, un pittore ignoto di cultura lombardo-senese della fine del XIV secolo. Vediamo adesso l'ultimo castello di Bellinzona, il più alto e che offre una vista panoramica mozzafiato.
La costruzione del castello, attualmente visibile, avvenne nei primi mesi del 1479, su ordine del duca di Milano Ludovico il Moro, Ludovico Sforza. Il castello di Sassocorbaro si presenta come una tipica fortezza sforzesca, caratterizzata dalla riduzione delle masse murarie all'essenzialità geometrica di una figura quadrangolare. La struttura è compatta, semplice e disgiunta dagli altri due castelli. Il castello ha una pianta quadrangolare di circa 25 metri per lato, due torri d'angolo, il mastio, torre principale a 4 piani, e la torre di vedetta. L'accesso originale avveniva attraverso i sottostanti speroni rocciosi, per un ponticello rampante in comunicazione con il corridoio e una scala sotterranea che portavano al rivellino. L'ingresso vero e proprio al castello avveniva mediante una porta saracinesca. Oltre alla sua funzione primaria di difesa militare, il castello di Sassocorbaro fu utilizzato anche come luogo di detenzione e prigione. È documentata un'evasione avvenuta nel 1494, testimonianza dell'uso carcerario della fortezza. Dopo il 1503, con la cessione dei castelli alla Confederazione Svizzera, sancita dal Trattato di Arona, il castello divenne la residenza del Landvogto, ovvero il governatore, di Unterwalden, perdendo la sua funzione militare attiva. Durante questo periodo, il Landvogto fece aggiungere all'interno della rocca 2 ali abitative e una cappella nel XVI secolo, dove secondo la tradizione sarebbe stato sepolto lo stesso Benedetto Ferrini. Paradossalmente, il castello, costruito con tale rapidità e potenza per reprimere gli assalti svizzeri, non dovette mai subire una vera prova militare. I confederati ne divennero i sovrani proprio nel 1503, per cui le formidabili difese di Sassocorbaro non furono mai messe alla prova di fuoco. Di conseguenza, l'inutilità militare del fortilizio provocò il lento e inesorabile degrado dell'edificio, che fu semplicemente abbandonato dal Landvogto di Unterwalden alla fine del Settecento. Nel 1919 il Canton Ticino recuperò la proprietà di questo castello e degli altri 2, dichiarandoli monumenti storici. Vennero effettuati importanti restauri. Nel 1964 il castello divenne anche sede di un museo dedicato alle arti e tradizioni popolari ticinesi.